Ragazzi, se vi siete mai chiesti come fanno chitarristi del calibro di John Mayer, Joe Perry ad avere quel suono, quella distorsione morbida ed espressiva, beh, mettetevi l'anima in pace perché il suono è nelle mani. Ma il Pelion della Casleder può sicuramente aiutarvi. Ciao ragazzi, sono Alessandro Giordani, sono un chitarrista e oggi voglio portare sul canale un pedale boutique unico. Ringrazio Albert Casleder per avermi inviato il Pelion, uno dei più riusciti cloni del famosissimo e costosissimo Klon Centaur. Ma prima di sentirlo vi ricordo che trovate il link in descrizione. Ma parliamo del nome. Ho letto che si ispira all'isola di Pelion, dove la leggenda narra vivessero i famosi centauri. Vediamo quindi se oltre al richiamo al nome ci farà anche sognare il suono del centauro originale. Se mi seguite da tempo ricorderete il video fatto con Chris Barocci nello studio A di Thomann, dove abbiamo confrontato 4 pedali cloni del famoso Klon Centaur, tra cui il Pelion. Dopo magari andatelo a vedere, vi lascio il link qui sopra e in descrizione. Purtroppo lì da Thomann il tempo a disposizione era poco, per cui non ho avuto proprio il modo di testarlo come avrei voluto. E ora che ce l'ho qui con me ho potuto davvero capire le potenzialità di questo pedale. Come vedete la forma è simile a quella del Centaur con i classici 3 potenziometri di livello, treble e guadagno. Non ho capito poi perché il potenziometro di output e di gain non occupano le stesse posizioni del Centauro originale, sono invertiti. Forse perché Albert Casleder non voleva fare l'ennesimo clone, ma una sua interpretazione personale di questo pedale iconico. L'origine di questo pedale risale a una decina di anni fa e dopo diverse revisioni e una pausa di circa 3-4 anni, Albert Casleder finalmente capisce quali sono i componenti mancanti per completare la sua opera, una serie infatti di componenti vintage, old stock, tra cui dei diodi al germanio ricercatissimi. Questa è la versione definitiva, è True Bypass, è alimentata a batteria o con il classico alimentatore da 9 volts e apprezzo moltissimo le connessioni in e out sulla parte superiore del pedale che permette di risparmiare spazio in pedaliera. Come utilizzare questo pedale? Innanzitutto possiamo utilizzarlo come clean boost per dare più spinta agli altri pedali in catena. Possiamo anche utilizzarlo come un boost leggermente più sporco per saturare l'amplificatore. Oppure possiamo utilizzarlo come un classico overdrive, un overdrive che rispetterà sempre la nostra dinamica e non snaturerà mai il suono della nostra chitarra.
Ragazzi, ma se il video vi sta piacendo, prendete un biglietto per andare sull'isola di Pelion e scagliatelo sul pulsante mi piace e doppio mi piace e non azzardatevi a iscrivervi a questo canale, non vi voglio. Sappiate però che soltanto a 100.000 iscritti vi dirò perché non dovete iscrivervi al canale. Come vedete è fondamentale sapere come controllare i parametri di un overdrive come questo per scolpire il suono come vogliamo. Se non vuoi perdere tempo, che non hai, cercando tutorial incompleti su YouTube, vai a vedere il mio corso Suoni Effetti in 2 volumi dove ti insegno come funzionano i 16 effetti più utilizzati e come creare 29 catene adatte a qualsiasi genere. Ti lascio il link qui sopra e in descrizione. Ragazzi, questo è uno dei pedali che non può assolutamente mancare nella mia pedaliera per il mio suono e in particolare perché si ispira moltissimo al Centauro originale e utilizza proprio dei componenti vintage new old stock di altissima qualità. Non è un overdrive iper distorto, per cui se state cercando un suono che è un stracompresso probabilmente questo non è il pedale che fa per voi, ma se volete un overdrive clean da usare ad esempio come boost per dare più spinta agli altri pedali in catena, come un boost leggermente più sporco per saturare ad esempio l'amplificatore, oppure come un overdrive che rispetta sempre la nostra dinamica e il suono della chitarra, allora questo pedale, il Pelion, è quello che cercate. Quello che percepisco è una bellissima presenza sulle frequenze medie che fa uscire proprio la chitarra, ma non così presente e invasiva come ad esempio in un tube screamer. Quindi questo secondo me è un elemento importantissimo. Quando andiamo a suonare con la mano destra, almeno per il mio modo di suonare, riesco a imprimere determinate sfumature e il pedale risponde molto bene quando voglio essere graffiante e spingere un po' di più con la mano destra. Il prezzo è di circa 250 euro, in linea con altri pedali boutique costruiti con componenti vintage. Vi lascio come sempre il link in descrizione. Voi fatemi sapere cosa ne pensate di questo overdrive, se lo avete provato, se avete delle alternative e lasciatemi sempre un commento qui sotto che ovviamente non leggerò. E se volete approfondire il discorso sui suoni e sugli effetti non perdetevi assolutamente il video qui sopra. Ciao ragazzi, buona musica!